Soffri di ipertensione ma non sai come ridurla? Concedimi pochi minuti e ti darò qualche suggerimento. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi analizziamo come possiamo abbassare la pressione in maniera naturale. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! L'ipertensione è una problematica che affligge tantissime persone. Per un corretto funzionamento dell'apparato cardiocircolatorio è necessario avere dei livelli di pressione nella norma. La pressione massima, quella sistolica, dovrebbe collocarsi circa a 120, mentre quella minima, quella diastolica, dovrebbe posizionarsi su 80. Il nostro organismo dispone di meccanismi che sono in grado di regolare la pressione sanguigna nell'arco di pochi minuti. Di conseguenza, quando proviamo a misurare la pressione, non spaventiamoci se risulta troppo alta o troppo bassa. Questa condizione è influenzata da svariati fattori, come lo stress, che vedremo tra poco. Per questo motivo, quando si misura la pressione, sarebbe saggio farlo a tarda mattinata, ma soprattutto dopo essersi rilassati. È importante stare tranquilli e seduti per circa 5 minuti, iniziare a misurarla e poi rifarlo almeno 2 volte a distanza di circa 5 minuti per verificarne i valori. Fatta questa premessa, chi soffre di ipertensione solitamente è abituato a ricorrere alla classica pastiglia per cercare di riportare i valori nella norma. Verifica ovviamente con il tuo medico se per te questa sia la soluzione più adatta. Esistono però degli accorgimenti di origine naturale altrettanto validi da attuare per ottenere lo stesso risultato. Vediamo dunque cosa possiamo fare per contrastare l'ipertensione arteriosa. Il primo accorgimento è il più importante, ovvero ridurre il peso corporeo. Il sovrappeso e l'obesità sono strettamente correlati a ipertensione oltre che infiammazione, che è la causa primaria della stragrande maggioranza delle patologie a noi conosciute. Un eccessivo peso aumenta le dimensioni del nostro corpo, di conseguenza anche la lunghezza dei vasi sanguigni, dunque sarà necessario aumentare la pressione per pompare il sangue nei vasi. Il cuore avrà dunque più difficoltà a pompare il sangue in un corpo obeso. Il ragionamento semplice da fare è: più grasso, più sangue da pompare. Un eccessivo peso porta ad un sovraccarico di tutto il sistema cardiovascolare, quindi il primo accorgimento da prendere è sicuramente questo. Il secondo è spesso strettamente legato al primo, sto parlando dell'insulinoresistenza. In passato, se ricordi, ho creato un contenuto specifico riguardo questa tematica. Abbiamo visto quanto la sindrome metabolica, collegata ovviamente ad obesità ed insulinoresistenza, sia la silente malattia principale del mondo occidentale. I costanti picchi glicemici sono nefasti per il nostro organismo. Un consumo di cibi ad alto carico glicemico irrigidisce le arterie, aumenta il riassorbimento renale di sodio e acqua, dunque aumenta il volume plasmatico con conseguente aumento della pressione sanguigna. È importante dunque evitare tutti quei prodotti processati che cito spesso, ma è saggio prestare attenzione anche ad un eccessivo consumo di alimenti ricchi di carboidrati. Il terzo accorgimento lo abbiamo appena scoperto, ovvero evitare cibi ricchi di sale, quindi sodio. Tutti noi siamo consapevoli che la prima azione da fare quando si ha la pressione alta sarebbe quella di evitare il sale da cucina raffinato. Dico raffinato perché il sale integrale di cui ho parlato in passato, essendo ricco di tutti i minerali, non è nefasto come il solo cloruro di sodio. Il sodio, come accennavo nel punto precedente, richiama acqua fuori dalle cellule. Questo genera ritenzione idrica, fa aumentare il volume plasmatico, di conseguenza aumenta la pressione sanguigna. L'accorgimento che sarebbe utile da attuare è eliminare anche in questo caso i prodotti processati, ricchi di sale aggiunto. Più cibi freschi ci abituiamo a mangiare, meno saremo soggetti a questa problematica. Molti hanno difficoltà ad eliminare il sale, lamentando il fatto che i cibi risultano insipidi senza una sua aggiunta. Ci tengo a far presente che non è impossibile eliminare il sale raffinato dal proprio regime alimentare, bastano solamente 14 giorni di astinenza. Si tratta dello stesso discorso fatto in passato per lo zucchero. Il palato si abituerà al nuovo gusto naturale, te lo posso assicurare. Il quarto accorgimento riguarda un'altra categoria di alimenti da evitare, quelli ricchi di oli vegetali, soprattutto di semi.
Abbiamo visto in passato quanto questi oli siano presenti in quasi tutti i prodotti non freschi che troviamo in commercio. Li troviamo nei sughi pronti, nei biscotti, nelle gallette, nelle patatine, ovunque, anche nelle bevande vegetali. Questi oli, come quello di girasole, giusto per fare un esempio, sono ricchi di acidi grassi omega 6 e sappiamo quanto un loro eccesso sia infiammatorio per il nostro organismo. Un corretto equilibrio tra gli omega 3 e gli omega 6, oltre a mantenere basso il livello di infiammazione nel corpo, è utile anche a regolare la pressione sanguigna. Il consumo di alimenti ricchi di omega 3 infatti permette di abbassare la pressione arteriosa. Il quinto accorgimento che vediamo oggi riguarda il consumo di caffeina. Un eccessivo consumo di caffeina, quindi caffè, tè, guaranà e bevande come gli energy drink, sono sotto la lente di ingrandimento per chi soffre di ipertensione. Se un'assunzione saltuaria di uno stimolante come la caffeina non porta ad enormi squilibri per chi ha la pressione nella norma, al contrario raddoppierebbe il rischio di infarto e di ictus negli ipertesi. Il sesto accorgimento riguarda la riduzione del consumo di alcolici. Svariati studi scientifici hanno mostrato quanto l'ipertensione aumenti in maniera direttamente proporzionale al consumo di alcol, specialmente negli uomini. Per alcol si intende ovviamente anche il consumo di vino rosso. L'aumento della pressione sanguigna causata dal consumo di alcol si manifesta sia in chi soffre di ipertensione sia in chi ha la pressione nella norma. Questa è un'ulteriore motivazione per ridurre o meglio ancora eliminare l'alcol dal proprio regime alimentare. Sul settimo accorgimento mi soffermerò poco, riguarda il fumo. Non esiste alcun motivo sensato per fumare se pensiamo alla nostra salute. Tra tutti gli effetti nefasti che porta con sé il fumo vi è anche l'aumento della pressione sanguigna. Potenzia notevolmente il rischio di ictus ed infarti, quindi è un altro motivo per smettere. L'ottavo ed ultimo accorgimento è uno dei miei punti cardine, la gestione dello stress. Quando accennavo poco fa che una riduzione della caffeina è utile per chi deve controllare i livelli di pressione, indirettamente facevo riferimento anche allo stress. Uno degli aspetti negativi del consumo di caffeina è l'aumento del cortisolo, ovvero l'ormone dello stress. Lo stress abbiamo visto tante volte che è una delle cause primarie di invecchiamento e malattia, ma una sua gestione può portare benefici anche per quanto riguarda l'ipertensione. Un eccesso di stress può portare all'irrigidimento dei vasi sanguigni. Dobbiamo dunque evitare tensioni fisiche, ma soprattutto quelle mentali. Lo stress si ripercuote poi direttamente anche sulla tematica sodio che abbiamo visto prima. Nel nostro organismo è presente un ormone chiamato aldosterone che regola i livelli di sodio e potassio, che sono due minerali antagonisti. Più siamo stressati e più l'aldosterone aumenterà, causando dunque un'impennata dei livelli di sodio e conseguente diminuzione di potassio. Di conseguenza, evitare gli alimenti ricchi di sodio non sarà sufficiente se non saremo in grado di gestire lo stress. Oggi abbiamo analizzato quali sono i fattori a cui dovremmo prestare attenzione. Evitare quanto abbiamo appena visto, incluso lo stress, è fondamentale per una pressione sanguigna ottimale. In futuro, se ti può interessare, potrai creare un contenuto riguardante altri accorgimenti per migliorare ulteriormente, come ad esempio l'attività fisica o il consumo di certi tipi di alimenti. Scrivimi nei commenti se può essere utile. Per quanto riguarda lo stress ed il cortisolo, ti ricordo che ne ho parlato nello specifico in questo video che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.